Benvenuti su Voce Strumento Interiore, capitolo 5, capitolo degli esercizi, ultimo esercizio. Volevo soffermarmi soltanto un pochino sulla differenza che c'è tra una N, dove la punta della lingua va a contatto con i denti superiori e la cui uscita, la cui direzione è prevalentemente quella dei seni paranasali, nello specifico proprio dal naso. Quindi se voi appoggiate, come per fare una N, la punta, la parte anteriore, la rotondità anteriore della lingua contro i denti davanti, otterrete una vibrazione anche nel naso. Provate a sentire, quindi se voi fate una N, magari aprite un po', una N un pochino più nitida se fate un leggero sganciamento. Sentirete proprio veramente, toccatelo, la punta del naso vibrare. Questa dove la lingua è rilassata e solo la punta della lingua è appoggiata all'arcata dei denti superiori, si modifica ulteriormente. Come fate da un twang, perché questo sarebbe un twang, come fate da una N che punta nel naso ad arrivare a un registro di testa? Beh, basta che voi alziate anche il resto del corpo linguale e noterete che già la frequenza si sposta in testa. Quindi provate con me. Anche questo è un gioco, ma molto importante, perché vi fa capire dove si ripercuote il suono, dove va a essere indirizzato e quindi le relative cavità retrostanti. Proviamo. Questo movimento che ha già spostato il suono a questa altezza, quindi quando la lingua si alza completamente il suono viene ad alzarsi, prima vibrava nella punta del naso e poi arriva nel registro di testa in mezzo agli occhi. È un suono che avete già sentito, in realtà è una cosa che fate milioni di volte al giorno ed è la deglutizione. Quindi quando voi deglutite fate questo. Cosa fate? Noi quando deglutiamo alziamo la lingua, nessuno deglutisce facendo questo e scalando la laringe. Di solito quando deglutiamo la lingua si alza, va a contatto del palato. Ricordate che la lingua si trova in questa posizione all'interno della bocca e poi gira e sprofonda e la parte ultima della lingua è attaccata alla laringe. Quindi gli insegnanti di canto nella lirica dicono non dovete muovere la lingua è sempre bassa, è sempre a cucchiaio. È vero, ma qui si sta parlando di lirica, si sta parlando di fonetica italiana, di lingua italiana, per cui noi quando parliamo muoviamo le labbra, gli italiani muovono le labbra. Non si può dire la stessa cosa quando andate a cantare in inglese, perché per esempio gli americani, yo, come on everybody, loro invece muovono molto il corpo linguale, quindi dipende sempre tutto da in che lingua state cantando. Certamente potete usare la lingua, non quando cantate magari in maniera scorretta, ma potete usare la lingua per esplorare e sentire queste cavità di risonanza. Quindi questo gioco della N, prima con la punta della lingua e poi col corpo della lingua che vi sposta la risonanza da qua a una zona più alta, vi potrebbe essere d'aiuto, è un giochino molto interessante per capire la differenza tra suono nasale e registro di testa e crai.